Ciao a tutti, sono Gianluca Scribano, sono nel mio negozio di antiquariato di via Gregorio VII 272 Roma. Oggi vi parlerò di un quadro che ho comprato un paio di mesi fa, molto carino, che raffigura un bambino. Quando noi compriamo, in genere compriamo interi arredamenti all'interno delle case, e quando arrivano qua li mettiamo tutti i mobili dall'altra parte di questa barriera, quindi all'interno del magazzino, le cose piccole qui nello studio, e piano piano le esaminiamo e le prezziamo per capire che cosa abbiamo comprato. Diciamo che nel 99% delle volte già sappiamo cosa abbiamo comprato, però ci sono alcune cose che vanno studiate, vanno approfondite. I quadri del Novecento, se firmati, bisogna capire se sono autentici, se non sono autentici, se c'è un archivio a cui chiedere maggiori informazioni e così via. Quindi oggi prendiamo in esame questo quadretto per farvi vedere un pochino quello che un antiquario solitamente fa per capire l'opera d'arte che ha davanti. Bisogna capire quindi innanzitutto il contesto artistico. In questo caso ritengo che sia un dipinto diciamo simbolista, quindi siamo agli inizi del 1900. E poi bisogna capire se, chi è l'artista. Ora, in questo caso il dipinto, ovviamente prima si fa un'analisi della qualità, perché molte opere sono generalmente di qualità medio-bassa, e quindi diciamo non vale neanche la pena perderci troppo tempo, le mettiamo a un prezzo basso e più o meno sappiamo che le cose, diciamo, sappiamo fare un rapporto tra la qualità dell'oggetto e il valore e il prezzo di mercato. Per quanto riguarda questo dipinto abbiamo approfondito la ricerca perché è veramente bello. Ecco, se vieni, amore, fai uno zoom qui. Il dipinto è di qualità senz'altro medio-alta, quindi merita un approfondimento. C'è una firma di un pittore abbastanza conosciuto, Emilio Notte, che ho già avuto il piacere di comprare e di vendere più volte. È un pittore sporadico, che però si trova, è abbastanza apprezzato. Se Emilio Notte potrebbe avere un valore di mercato di circa 600-700 euro, 800 anche. La cosa che mi ha subito lasciato perplesso è che Emilio Notte è un pittore che ha fatto dei bellissimi quadri, ma completamente diversi stilisticamente. Quindi se vieni qua, quindi ho fatto una piccola ricerca su internet, riprendi pure il computer, non riprende la mia password, se no, scusate, sto digitando la password. Quindi che cosa facciamo noi? Andiamo su Google e scriviamo Emilio Notte. Poi si va su Google Immagini, pittore, se no mi viene fuori il geometra, e Emilio Notte, pittore. Andiamo su Google Immagini, quindi qui, e vediamo se Emilio Notte ha mai dipinto, innanzitutto se c'è proprio questo dipinto, oppure se ha dipinto qualcosa del genere. In area simbolista io non l'ho mai visto cimentarsi Emilio Notte, e dai risultati, li stai riprendendo, vero? Dai risultati che vedo al momento non c'è magari un pittore che flirta un po' col cubismo, un pochino sull'espressionismo, però non c'è nulla di simbolista. Al che cosa si fa? Per approfondire un pochino la ricerca si va innanzitutto a fare un confronto tra la firma che c'è sul quadro e quella che c'è sui quadri che troviamo nel mercato antiquario oppure nei musei. E vi posso già dire che la firma è corretta, cioè è molto simile a quella di Emilio Notte. Allora vado a vedere che cosa ci dice magari un Wikipedia su questo pittore, se ha mai avuto magari un periodo più simbolico. E guarda caso all'inizio della sua carriera di pittore c'è proprio scritto che lui è stato un simbolista. Quindi a questo punto, eccolo qua, la stagione simbolista e poi post-impressionista. Il post-impressionismo io lo conosco come un pittore post-impressionista, ma Wikipedia mi dice che è stato anche un simbolista. Quindi questo dipinto, che è senz'altro di gusto simbolista, guardi, mi scusi, ma lì non si può entrare. L'ho visto qua, allora esco di nuovo. Sì, grazie. Allora, quindi il post-impressionista, ci siamo. Simbolista è un simbolista, qui siamo nel periodo simbolico. Quindi cosa possiamo fare? Abbiamo innanzitutto verificato
se c'è un archivio di Emilio Notte. C'è un archivio e abbiamo mandato la foto del quadro e una mail chiedendo l'opinione all'archivio di Emilio Notte. Ancora non ci hanno risposto, spero che ci risponderanno. Se ci state guardando, per favore rispondeteci. Siamo disposti ovviamente ad archiviarlo se è autentico. Però a questo punto la ricerca si concentra sulla tavoletta e sulla firma. Ora, guardando col contafili, questo è un contafili, questo è una lente molto potente che abbiamo noi tutti antiquari, vi consiglio di comprarla anche se siete degli appassionati, costa un oggetto che costa intorno ai 25 euro, si può trovare su eBay, e si guarda la firma per vedere se sta dentro al quadro, e qui purtroppo mi sono venuti i primi dubbi perché la firma sembra dipinta sopra al quadro qualche decennio dopo, qualche cinquantennio dopo. E come si fa a vedere col contafili se la firma è dentro il quadro o fuori il quadro? In realtà è un'operazione piuttosto complicata. Si ha come la firma è messa dopo, si ha come la sensazione di qualcosa che sia sopra un qualcosa che non gli appartiene. Mentre il pittore ovviamente dipinge la firma dopo aver dipinto il quadro, quindi è evidente che la firma debba stare sopra il quadro perché altrimenti non la vedremmo. Però un conto è dipingerla contemporaneamente al dipinto, e un conto è farla 20-30 anni dopo, emerge. Quindi una volta che col contafili ho avuto il dubbio che la firma fosse posticcia, ho fatto un'altra verifica con la lampada di Wood. Che cos'è la lampada di Wood? È uno strumento che si trova anche questo su Amazon a poco. Questa è professionale, questa penso di averla pagata intorno a 200 euro, però voi la potete trovare anche a molto meno, anche diciamo intorno ai 70-80 euro. È uno strumento che ci permette di vedere se una firma, un restauro o qualsiasi cosa è stato messo dopo. Quindi andiamo a spegnere la luce. Dimmi 3. 2, 1, via. Ecco, allora spengo la luce e andiamo ad analizzare la firma. Allora, avvicinati. Sì. Come vedete, la lampada di Wood mette in evidenza una superficie omogenea. Non ci sono restauri, non c'è nulla che appare, diciamo, fuori dal contesto pittorico, dalla materia pittorica, tranne purtroppo proprio la firma. Vedete come la firma esce fuori da questa superficie giallastra che ha creato... Avvicinati di più. Ecco qua. Purtroppo vi posso dire con assoluta certezza che la firma è stata fatta dopo il quadro. Quanto dopo? Molto difficile, bisognerebbe fare un'analisi, però è senz'altro fatta dopo. Di conseguenza il quadro probabilmente non l'ha firmato Emilio Notte. Perché dico probabilmente? Perché in realtà è possibile anche che sia successo questo, che il pittore ha fatto questo quadro in giovane età, se l'è tenuto e dopo 20-30 anni l'ha firmato. Oppure può essere successo che un mercante o un collezionista poco onesto aveva questo bel quadretto e per realizzarlo realizzare una cifra superiore a quella del suo valore da anonimo ci ha messo la firma di Emilio Notte, e questo è quello che probabilmente purtroppo è successo. Detto questo, rimane un bellissimo dipinto, non so chi sia, aspettiamo la conferma dell'archivio che non è Emilio Notte, dopodiché lo commercializzeremo per qualche centinaio di euro, magari 200 o 300 euro. Se qualcuno di voi dovesse avere un'opinione su chi possa essere questo pittore, mi vuole scrivere, mi aiuterebbe, perché è un quadro che mi piace molto e mi piacerebbe dargli una paternità. Come avete visto, la scienza in questo caso ha aiutato il lavoro dell'antiquario. La lampada di Wood ci aiuta molto spesso, ci sono molti altri esami che si possono fare
per vedere se una parte di un dipinto, di un mobile, di una scultura è autentica oppure no. Addirittura l'esame della termoluminescenza ci permette di andare a vedere addirittura il ventennio o il trentennio, quindi ci sono esami che sono molto 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 precisi e ci possono dire esattamente quando è stata fatta un'opera d'arte, e questo ci aiuta moltissimo. Sono esami che oggigiorno si possono fare in alcuni laboratori del nord Italia a cifre molto oneste, qualche centinaio di euro, e tante volte ne vale la pena, e noi lo facciamo, ci capita di farlo per dare una informazione precisa ai nostri clienti. Quindi per oggi è tutto, vi ringrazio, mettete un like se avete trovato il video interessante, perché questo ci aiuta poi nei motori di ricerca a farci conoscere a più persone possibili. Grazie mille, un saluto e a presto!